Fare una pizza fatta in casa ma buona come in pizzeria è possibile? Sì, è possibile. Oggi voglio dimostrarti come possiamo ottenere degli ottimi risultati, una pizza più buona che in pizzeria in un'ora. Vediamo! Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepariamo insieme la pizza fatta in casa. È una pizza veramente stupenda, ma una pizza che facciamo in pochissimo tempo. Infatti ha una lievitazione di soltanto un'ora e viene cotta nell'arco di 3 minuti. Otteniamo una pizza come in pizzeria. Prepariamola subito, io la preparo con il mio robot Mambo 8090, ma potete prepararla anche a mano se non ce l'avete. Cominciamo subito. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una pizza velocissima ma veramente deliziosa e la prepareremo utilizzando un robot da cucina, il Mambo 8090. Allora, andiamo a vedere subito gli ingredienti. Ci occorrono 500 g di farina 00, 2 cucchiaini di zucchero, 7 g di lievito in polvere oppure 20 g di lievito di birra fresco e poi un cucchiaino e mezzo di sale. Per quanto riguarda l'acqua avremo bisogno di 250-280 g di acqua. Questo lo andremo a vedere strada facendo, intanto ne aggiungiamo 250, poi se sono necessari magari qualche altra cucchiaiata di acqua lo vedremo dopo, perché ogni farina ha un grado di assorbimento diverso dipendente dalle proteine contenute in essa. E infine avremo bisogno di circa 4 cucchiai di olio extravergine di oliva. E adesso voglio parlarvi di una funzione davvero molto particolare e unica nell'ambito dei robot da cucina presenti in Italia ma anche in tutto il mondo, ossia il Mambo 8090 ha la possibilità di fare gli impasti, come per esempio la pizza o altri lievitati, non con il ceppo lame, perché le lame vanno a rompere l'impasto, lo vanno a tagliare anche girando in senso contrario, in realtà rovinano l'impasto. Il Mambo 8090 ha la cucciara, quindi è un cucchiaio, una sorta di spatola che fa quasi un movimento planetario e che quindi permette di impastare i nostri impasti a livello ottimale. Bene, cominciamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è impostare la funzione bilancia. Eccola qui. Inserisco 500 g di farina. Mettiamo all'interno anche il lievito. Non occorre scioglierlo, questo qui in polvere. Inserisco anche il sale, lo zucchero, l'olio. Clicchiamo un'altra volta la bilancia per ottenere la tara e andiamo ad inserire 250 g di acqua. Se mettiamo qualche grammo in più non fa nulla, non resta altro che andare a chiudere facendo un po' di pressione da tutti i lati in modo che il coperchio possa incastrarsi perfettamente all'interno di questa fessura qui. Bene, a questo punto non ci resta altro che inserire il tempo. Mettiamo 3 minuti. Velocità numero 3. Vedete? 3 minuti velocità numero 3. Pigiamo questo pulsantino qui per dare il via all'impasto e voilà. Bene, a questo punto vado a controllare il mio impasto
voglio ottenere un impasto che sia più morbido, perché a me piacciono gli impasti quando sono più morbidi. Di conseguenza vado di nuovo ad impostare la bilancia e vado ad aggiungere al mio impasto altri 40 grammi di acqua. Arriviamo quindi a un 300 grammi totale di acqua. Ok, adesso inserisco di nuovo il coperchio e voilà, guardate che bello il nostro impasto. Adesso non ci resta altro che andarlo a metterlo in una bowl. Ed ecco a voi l'impasto in 3 minuti è pronto. È un impasto molto morbido, guardate, vedete? Appiccicoso. Ed è proprio quello che volevo ottenere, cioè un impasto ben idratato. Questo perché ci consentirà di avere una pizza veramente molto morbida, croccante fuori però molto morbida al suo interno. E adesso non ci resta altro che coprire con un canovaccio pulito e io vi suggerisco inoltre di riporre la boule all'interno del forno con la lucetta accesa, oppure potete riscaldare il forno per qualche secondo. Quando sentite che è leggermente tiepido, spegnete tutto, inserite la boule e lasciate lievitare per un'ora. Ci vediamo dopo. Dopo soltanto un'ora, guardate, il nostro impasto è raddoppiato ed è sofficissimo. Adesso non ci resta altro che fare le nostre pezzature e fare le nostre pizze direttamente. Già mi sono preparata la mozzarella, il prosciutto crudo e la salsa di pomodoro. Metto un pochino di farina sulla spianatoia e adesso facciamo le nostre pezzature. Devono essere piccoline. E adesso molto semplicemente andiamo ad allargare il nostro panetto di pasta facendo pressione con i polpastrelli verso l'esterno. In questo modo, sempre con delicatezza. Dopodiché cerchiamo di allargare la pasta e facciamo i classici movimenti che si fanno. Vi ricordo che non sono una pizzaiola, di conseguenza cerco di fare del mio meglio per quello che posso fare, però nonostante comunque che io non abbia la maestria per farlo, vi posso garantire che i risultati sono davvero buoni e tutti quanti noi a casa possiamo avere un ottimo risultato. Dobbiamo soltanto crederci e provarci. Quindi mi raccomando, provateci anche voi.
Bene, la nostra pizza è pronta. Io sto utilizzando un fornetto adatto per fare le pizze. Un fornetto che si usa soltanto principalmente per le pizze, quindi la vado a disporre sopra questo vassoietto fatto così a metà di legno. Se no, utilizzate una placca da forno normalissima. E adesso molto semplicemente andiamo a farcirla. Quindi condiamo il pomodoro con dell'olio extravergine di oliva, con dell'origano, se vi piace l'origano, altrimenti potete utilizzare del basilico, sale quanto basta, mescoliamo e aggiungiamo il pomodoro con un cucchiaio facendo dei movimenti concentrici. Anche qui la quantità di pomodoro potete deciderla voi. A me piace con tanto pomodoro, quindi abbondo. Per quanto riguarda, aggiungiamo un filo d'olio. Per quanto riguarda il prosciutto crudo, a me non piace aggiungere i salumi in cottura perché trovo che il grasso si scioglie anche il sale, diventa tutto salato. Quindi io il prosciutto crudo lo aggiungo quando la pizza è già sfornata. Invece la mozzarella la possiamo mettere direttamente. Quindi utilizzo questo fornetto. Non è sporco ma resta macchiato, purtroppo non riesco a pulirlo meglio, resta comunque la macchia e adesso la lascio cucinare per 3 minuti. Questo è il risultato, quindi con 500 g di farina sono venute 6 pizze più un altro pezzettino, diciamo quasi 7 pizze ed è una bella quantità. E guardate come sono belle, si vede anche la pasta che è perfetta, ha un sapore buonissimo, è croccantina fuori però è morbida dentro, si sente che conserva anche il giusto grado di idratazione e niente, la mozzarella di bufala ci sta veramente benissimo. Come vedete il prosciutto crudo l'ho messo nella pizza ormai sfornata perché appunto a me non piace assolutamente, anche quando vado in pizzeria chiedo sempre che i salumi mi vengano messi in un secondo momento perché poi non mi piace più la pizza. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi va lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Ovviamente faccio anche la prova assaggio con voi per farvi vedere quanto questa pizza è morbida. Vorrei tanto che la poteste assaggiare anche voi, però insomma assaggiatela un pochino così, provatela a fare a casa vostra e poi mi scriverete i vostri commenti. Se avete qualche domanda invece sul Mambo, io vi lascio qua giù nell'info box tutte le informazioni. Vi ricordo che non è un video sponsorizzato, ma è semplicemente un video in cui vi faccio vedere come funziona. Un bacione, ciao!